Oggi facciamo un salto in un luogo che si trova geograficamente in Italia, ma ti fa sentire in un paese diverso. Ma prima di fare questo viaggio all'estero, vediamo dove siamo arrivati nel nostro tour siciliano. Dopo essere sbarcati a Messina, è iniziato il giro in senso orario dell'isola. Non sto a raccontarvi tutte le tappe perché se ci avete seguito finora già le conoscete. Siamo stati un bel po' sulla costa, ma ci siamo anche spinti nell'entroterra per avventurarci in zone meno conosciute ma super interessanti. Lo so, abbiamo tralasciato un sacco di luoghi, ma il nostro obiettivo non è mai stato quello di vedere tutto. Anzi, siamo più per andare dove ci porta il cuore, lasciandoci trasportare dalle emozioni e senza seguire una lista delle cose da vedere. I luoghi che vediamo oggi confermano questa regola. Prima ci tuffiamo in uno dei mari più spettacolari mai visti e poi ci immergiamo in una cultura che sa di passato, di fratellanza e di lontananza. Ah, ovviamente proviamo anche il cannolo migliore della Sicilia, o almeno così dicono. Buongiorno ragazzi dal cubetto, abbiamo dormito stanotte vicino a San Vito Lo Capo e stamattina abbiamo una piccola novità qua davanti, e cioè la nebbia. C'è questa striscia di nebbia di fronte a noi che sta un po' cancellando il panorama, però si intravedono tutte le cime e la bellezza del panorama qui davanti, quindi cominciamo la giornata. Siamo partiti subito stamattina, mamma che ansia quando incrociamo le macchine, perché è bella stretta questa strada e ci sono tutte le rocce da questo lato e dall'altro invece la vista a picco sul mare. Stiamo andando stamattina alla famosissima riserva dello Zingaro, una delle zone più visitate, più famose anche proprio di questo tratto della Sicilia. Guarda dopo la curva, guarda cosa si apre. Oh, guarda di qua tutta la montagna, siamo proprio sotto le montagne. Il sole picchia e ci prepariamo giustamente. Sì. Noi siamo entrati alla riserva dello Zingaro da nord, cioè da San Vito Lo Capo. C'è anche un altro ingresso da sud, da Scopello, e comunque non siamo decisamente gli unici ad aver avuto questa idea. Infatti abbiamo dovuto parcheggiare un botto più in là su questa strada. Parcheggi gratuiti, invece ingresso di 5 euro a testa alla riserva. Pagato 5 euro a testa, si può pagare anche con la carta e ci hanno dato anche questa mappa che fa vedere tutta questa zona. Allora, questa è l'entrata dove siamo entrati noi e c'è questo sentiero che è quello costiero, che è quello che faremo noi, ma in realtà ce ne sono diversi. Cambia soprattutto la pendenza perché questi sono molto più in alto. Infatti qua ci sono indicati tutti i diversi livelli di difficoltà. Quello costiero, cioè questo qui verde, è quello più facile. Quante mosche sono arrivate in questo momento? C'era una caletta là sotto, la prima, è proprio facilissima da raggiungere, però noi andiamo oltre finché ce la facciamo, ce la possiamo fare. Ancora si può fare, ci saranno quella trentina di gradi, però ancora ce la possiamo fare. Poi arriverà a mezzogiorno e sicuramente ci butteremo. La cosa bella è che si possono coniugare le due cose, no? Farti una camminata in mezzo alla natura, sotto queste montagne e in mezzo a questa vegetazione, e anche farti un bel bagno nell'acqua azzurra. La riserva dello Zingaro ha un po' di chicche interessanti. La prima tra tutte è che questa è stata la prima riserva naturale di tutta la Sicilia, ma fino al 1960 qui viveva una famiglia che aveva la casa proprio qui e un giardino, direi gigantesco. Per spostarsi questa famiglia utilizzava dei muli, quindi nessun veicolo a motore, soltanto dei muli. Quando poi la famiglia se n'è andata si stava pensando di costruire qui una strada che collegasse appunto San Vito Lo Capo con Scopello, quindi dall'altra parte, una vera e propria strada provinciale. Ma ci sono state diverse proteste, dei movimenti di protesta e un corteo enorme che negli anni '80 poi hanno fatto sì che questa, che doveva essere poi una strada, si trasformasse in una riserva naturale e che venisse da allora protetta.
Non abbiamo resistito ragazzi, dovevamo mangiare in spiaggia e invece siamo messi qui all'ombra in questo posto che è comunque un posto speciale e bisogna parlarne a brevissimo. Però ecco, ci mangiamo l'insalata che siamo portati da macchina. Che tristezza però il portarsi l'insalata, no? Però c'è anche il pane oggi. Il pane, c'è un pomodorino che è sfuggito al taglio qua, dobbiamo rimediare. Piccolo dettaglio, ci siamo dimenticati di condirla. Aggiungiamo un po' di tristezza a questo pranzo. Per fortuna c'era il tonno, quindi un po' di olio e un po' di salaticcio del tonno. Ma secondo te 10.000 anni fa mangiavano l'insalata? Boh, non lo so. C'erano melanzane fritte? Non credo. La ricotta fresca? Non credo. Cannoli. Gli arancini? No, mi sa di no. Mi sa di no. 10.000 anni fa. Vivevano già qui dentro però. Quindi questa data che sembra davvero difficile da immaginare, se non riesco neanche a posizionarla proprio sulla striscia del tempo, vedeva già le persone abitare qui dentro, in questa grotta dove ci troviamo noi adesso. Pensate che hanno ritrovato i resti degli abitanti che vivevano qui nel 6000 a.C. e questo ha permesso di capire quale fosse la funzione di questa grotta. Hanno infatti scoperto che tutta la parte più vicina alla roccia era utilizzata per seppellire i corpi, quindi era una vera e propria necropoli, ma allo stesso tempo era utilizzata per la vita quotidiana, quindi per cucinare, per dormire, tutto quanto, perché in quell'epoca non c'era una separazione, diciamo, tra questi due momenti della vita, era considerato tutt'uno, quindi una cosa si sommava all'altra, diciamo, era tutto un insieme all'interno di questa grotta. Ma il ritrovamento, cosa molto interessante, ha permesso di capire anche cosa mangiavano le persone che vivevano qui. È venuto fuori che gli abitanti di questa grotta avevano una dentatura molto meno robusta rispetto agli abitanti di altre zone del mondo dello stesso periodo, quindi avevano meno necessità di masticare del cibo molto duro. Questo ha fatto capire che la loro dieta non era più basata soltanto sulla carne, ma in più hanno trovato anche delle carie. Ah, i cannoli. No, non credo che mangiassero cannoli, ma mangiavano fichi e carrube. E infatti ci sono ancora qui delle piante che crescono autoctone proprio di fichi, belle grosse. Quindi questo ha permesso di capire che avevano una dieta molto più varia, che si spingevano anche fuori dalla grotta, non solo per appunto raccogliere frutta e verdura, ma anche per pescare. Infatti hanno trovato le carcasse di grossi cetacei e questo fa capire che avevano delle ottime tecniche anche di pesca. Siamo arrivati alla nostra prima caletta che si chiama Cala Marinella. Il colore è imbarazzante quello che abbiamo davanti. La discesa è bella ripida, però ci sono tutti questi gradini, quindi il sentiero, devo dire, è proprio semplice e facile. Ragazzi, un'esperienza totalmente diversa da quella della spiaggia di San Vitolo Capo, che chiaramente è di sabbia, invece qua è tutta roccia, ma il fatto di, insomma, quasi meritarsi un bel tuffo in acqua dopo aver camminato un po' all'interno di questa riserva assurda ti fa proprio sentire quel tuffo, quel bagno come una goduria. Infatti anche Angela tantissimo, infatti è bella fresca, ma ci voleva, devo dire che ci voleva. Noi avevamo puntato tutto su questa Cala Marinella, così, giusto per il nome, ci attirava per il nome, sì. Poi venendo qui ne avevamo viste altre, abbiamo detto ma no, fermiamoci, sono troppo belle. E faremo anche le altre, dai. Poi vedendola questa dall'alto non è che rende tanto, perché di solo gli scogli non vedi niente, invece poi quando ti avvicini e fai le scale si vede anche la spiaggetta dentro la grotta. Sotto, ma soprattutto si vede il colore che ha quest'acqua, cioè un evidenziatore, non lo so, una piscina, meglio che una piscina. Nella riserva ogni tanto compaiono questi vecchi edifici che sono stati trasformati in musei. Questo ad esempio è il museo dell'intreccio, quindi ti spiega come raccoglievano le erbe della zona per intrecciarle, creare dei cesti che servivano poi per il trasporto delle merci. E da questo museo c'è tutta questa vista, si vede tutta questa parte della riserva. Noi siamo entrati proprio da lì, ma stiamo andando lì sotto. Sì. Prima abbiamo parlato della grotta del Mesolitico che abitavano qui, quindi nel 6000 a.C., ma poi hanno sempre abitato in questa zona, fino a quando poi non è diventata una riserva. Prima, infatti, tutta questa zona era
fatta di campi coltivati, c'erano ulivi, vigneti, si faceva l'olio, il vino e i contadini vivevano nelle case di cui restano ancora alcuni resti proprio qua sparsi in mezzo alla vegetazione. Di quelle coltivazioni ora non rimane quasi più nulla perché tutto è stato distrutto da una serie di incendi che ci sono stati nel corso degli anni, l'ultimo nell'estate del 2020. E come direbbero gli inglesi, at the face of the cock, questo è il colore dell'acqua. Anche questa spiaggia conquistata. Andiamo. E dopo 6 ore scollegati dal mondo siamo usciti e guarda te cosa compare. Cioè questo signore qui ha un marketing che è veramente ottimo. Infatti c'è lo snack bar Il Miraggio. Vogliamo parlare dell'odore di fritto che arriva. Frittume totale. distanza. Ho paura ad aprire. Tutto il giorno al sole. È un forno, si è cotto tutto, lo sapevo. Abbiamo le verdure cotte. Stasera sono già cotte. Le patate resistono, le banane sono bollenti. No, ma guarda, è cambiato colore. Sì. Pomodori resistono, le carote sono cotte. Tutto pronto. Sono bollite. Perfetto. Tutto pronto. Ottimo, oddio. Oddio, hai aperto, è uscito il Sahara, tipo. Oh mamma, che caldo. Il fornetto si è trasformato adesso in una lavanderia E torna utile perché vuol dire col caldo che fa metti le cose da asciugare e si fa in fretta, insomma. c'è anche un po' quell'effetto sauna, non lo so, di quell'umidità che si asciuga così. Ci siamo tipo appartati in un luogo, Non dirlo così che sembra che facciamo le cose dove non c'era nessuno, doccia e tutto quanto. Ci siamo cambiati anche noi, siamo belli rinfrescati. Posso dire comunque la riserva dello Zingaro bellissima. Che Zingaro, ma cos'è sta roba che è cambiata nel dubbio, dici? La moda almeno uno su due lo prendiamo così, no? Se un Zingaro, uno dei due sarà giusta. La moda dei video in Italia è che sbagliamo tutti gli accenti, tutti. Antrodoco, antrodoco, stesicoro, stesicoro, zingaro e zingaro. Adesso ho appena scoperto che forse non è Macari ma è Macari. Macari? Perché c'era un cartello con l'accento sul... È difficile questa cosa degli accenti. Comunque non so in quanti l'hanno notato che c'è stata un'evoluzione nel corso del tempo, nel senso che in passato quando facevamo video con la biancheria stesa dietro c'erano le mutande sempre in primo piano, invece nel cubetto le mutande sono relegate nello spazio in fondo, quindi non si vedono solo delle sobrissime magliette a fiori. Sì, perché comunque dietro c'è quello spazietto giusto proprio per mutande e calzini sopra la mensolina in pratica. La morte sua vanno messi là, quindi è comodissimo. Le cose tecniche, adesso siamo passati alla parte tecnica tecnica. Qua invece che c'è più spazio mettiamo le cose un pochino più voluminose. Ecco qua le magliette, poi vedete seconda fila, cioè asciugamano e altre magliette, e a costumi anche lì che sventolano, ecco una semimutanda perché c'è il costume, però poi sventolano dietro sempre più in fondo le mutande e i calzini. E tutto iniziò nel 2020 quando abbiamo preso la prima macchina per viaggiare, la Carmensita. Oh, eccola! Esatto, la biancheria stesa così è iniziata. Mutande a go-go, che bello ragazzi, che bello. Ogni tanto allora nei video stanno arrivando persone nuove, ogni tanto quando facciamo i video, quindi ci sono persone che magari non ci conoscono, non sanno che cosa abbiamo fatto fino ad oggi, non sanno, e certe volte ci arrivano queste cose, ma come, le mutande appese? Ma sanno che qui, dovete sapere ragazzi, che è la normalità, la mutanda è la base di questo canale. Come tante altre cose, insomma, così, queste docce, gli elicotteri. L'elicottero, sapevo che tornavano. Ci sono proprio dei capisaldi del viaggio. Capisaldi di questo sono questi. Che chiaramente chi viene da fuori la prima volta non può comprendere. Esatto. Vabbè. Ci siamo svegliati stamattina. Paolo è già andato a fare conoscenza con il vicino, che è questo signore della forestale che è appena arrivato. Allora è andato a vedere se è tutto a posto, se è tutto ok. È arrivato e si è messo l'ombrello. Cosa ti ha raccontato il signore che ho visto che eravate lì che parlavate? No, simpatico. Praticamente il suo lavoro è stare lì dalle 8 alle 8 tutti i giorni
e guardare appunto tutto attorno se ci sono incendi, fuochi. Cioè lì dentro la macchinetta tutto il giorno? Sì, ha detto che si annoia un po', infatti, però... Mamma mia, ci credo, poverino. Ha detto che poche settimane fa c'è stato un incendio qua che hanno dovuto gestire con gli elicotteri, con gli aerei per spegnerlo, e che durante l'estate il rischio è molto molto alto, anche perché quando fa quel caldo lì è anche difficile spegnere gli incendi, quindi anche se partono da una cosa molto piccola si espandono facilmente, e ha detto che spesso sono dolosi e niente, quindi vanno controllati assolutamente, quindi il suo lavoro sarà questo per tutta l'estate. E nella zona dove abbiamo dormito noi, in teoria non si poteva dormire, però non diciamo c'è che niente. sono all'inizio della stagione appunto di controllo. Quindi ha chiuso un occhio, signore. Ha chiuso un occhio sicuramente. Ok. E ha detto che poi lì costruiranno una specie di casetta con il bagno, perché staranno chiaramente lì, si daranno il cambio con vari colleghi, e quindi niente. Ma quindi dai, un po' gli migliora almeno dalla macchina. Passa. Poverino, la macchina con l'ombrellone mi ha fatto un po' di tristezza, povero. Ha detto, infatti dicono che sembra un turista perché aveva l'ombrellone. Ha detto, in effetti è che noi avevamo scambiato per un turista, in realtà non era così. Ci siamo fatti una piccola pausa stamattina a Castellammare del Golfo, siamo venuti qua e ci siamo presi una bella brezza marina perché qua soffia un bel vento. Stiamo camminando adesso sotto quello che è il castello arabo-normanno, là dietro c'è il porto della città, questa è una delle cittadine più grandi proprio della zona. La nostra è solo una sosta veloce, adesso ci facciamo un bel giro nel centro, poi torniamo a prendere la macchina perché l'abbiamo parcheggiata un bel po' fuori con la solita ansietta di non trovare più parcheggio. No, non è quello il punto, è che c'era l'ombra. Anche. Abbiamo detto lasciamola qua che è bella fresca, poi ci siamo resi conto che era 1,5 chilometri, quindi stamattina ci siamo fatti già la camminata. Vabbè, passeggiata. Una sudata, una pezzata importante. Così, partiamo subito così. Si comincia così. Venendo qui siamo passati proprio all'interno del paesino, che a quest'ora è tutto bello chiuso perché è un porticciolo molto turistico e quindi ci sono tutti i ristoranti ancora non aperti o comunque che stanno aprendo adesso, quindi la sensazione è proprio di tranquillità all'interno del paese. Poi siamo scesi, adesso torniamo sempre da quel lato, però passando dalla spiaggia che è proprio qua sotto. È proprio sotto la bandiera italica che parte tutto il corso centrale, dove ci sono tutti i vari bar, ristoranti e negozi di souvenir, e come abbiamo detto è un momento abbastanza tranquillo della giornata, si animerà sicuramente da mezzogiorno in poi. Nel video precedente è successo il fattaccio e adesso sono passate un paio di notti e dai, l'accettiamo un po' di più. Stai parlando te stesso? Sto parlando me stesso. Allora, visto che ancora non siamo in una città grande, non siamo andati ancora a cercare soprattutto il faro da sistemare, da cambiare, però appena capitiamo davanti a uno sfasciacarrozze, insomma, andremo a dare un'occhiata. Però dai, passa il tempo. La metabolizzi meglio. Si metabolizza. Noi intanto abbiamo lasciato la provincia di Trapani e siamo entrati in quella di Palermo. Siamo poi entrati nell'entroterra e proprio in mezzo alla campagna, non c'è nulla qua attorno, spunta questo borgo che si chiama Borgo Parrini. È un borgo piccolo piccolo, ma che recentemente è stato riqualificato con il colore. Angela, vieni qua. Così me lo dici? Non Sì. sei romantico. Ti fanno vedere anche come si fa. Ma no! È quello proprio profondo, eh? Sei pronta? Si può... Insomma, meglio evitare. Vabbè, dai. La
piccola Barcellona. Lo chiamano così questo borgo per il suo colore e per questa idea originale. Però partiamo dall'inizio. Allora, questo borgo nasce nel 1700 quando dei padri gesuiti decidono di acquistare delle terre in questa zona e costruire alcuni edifici. Il nome infatti deriva proprio da quello, perché padri in siciliano parrini. Padrini! Esatto. Padrini, Però l'hanno tradotto con doppia R e si chiama così infatti questo borgo oggi. Poi nel corso del tempo è stato abbandonato fino agli anni 90 quando era proprio in completa decadenza, ma è intervenuto un artista, anzi un imprenditore che ha deciso di ristrutturare, di risistemare tutto questo borgo, ma di farlo in un modo molto originale. La cosa bella è che questo paesino è un piccolo museo a cielo aperto, quindi puoi camminare tranquillamente e guardare tutte queste abitazioni che poi sono tutte adornate, tutte colorate, e ci sono anche delle citazioni e delle frasi molto interessanti. Per esempio dietro di me ci sono varie citazioni di Mandela, Gandhi, del Papa, Madre Teresa di Calcutta, e i temi sono chiaramente la non violenza, il no alla guerra e anche la lotta alla mafia. Il borgo è ispirato all'arte di Gaudì, quindi c'è tutto questo colore che riempie davvero queste viette dove abitano, pensate, soltanto 20 persone, ma oggi attira moltissimi turisti, quindi ci sono più turisti che abitanti nel paesino e tutti vengono qui per farsi un giro e riempirsi anche gli occhi di tutto questo colore. Stiamo facendo un passo di montagna, adesso stiamo salendo su questa strada, ragazzi, il viadotto di Sant'Antonio. E la miseria, che passa proprio così a strapiombo. Allora, dal basso fa ancora più impressione, devo dire. Mamma mia, così staccato dalla montagna, guarda che si vede di lì. Mi ricorda quel ponte giapponese che avevamo fatto a Cavatappo, che continuava a salire. In questo caso no, è solo mezzo giro. Solo mezzo giro. Posso dire che fa un po' impressione da questo lato anche, sapere che siamo così in alto su questo viadotto. Ci siamo quasi, telecronaca, siamo arrivati quasi, siamo tornati sulla montagna. È un mega tornantone in pratica, perché stiamo salendo sempre di più. In doppia lingua addirittura. Quindi ragazzi, dopo Borgo Parrini ci siamo inseriti ancora di più nell'entroterra e siamo arrivati a Piana degli Albanesi, che comunque già come nome ci dice qualcosa. Allora, siamo all'interno del paesino adesso, qua siamo saliti abbastanza e l'aria è molto fresca, arriva proprio dal lago che è là sotto da qualche parte. Questo è il paese e appunto nella storia è stato abitato ed è ancora abitato da persone di origine albanese. Qui ci danno un suggerimento per fare la foto più bella del paese, e cioè questa cornice, quindi ci avviciniamo e facciamo una bella foto. La storia di questo paesino, che adesso ospita la più grande comunità italo-albanese di tutta Italia, inizia nel 1400. Alla fine del 1400 l'esercito turco-ottomano continua la sua avanzata in Europa e arriva in Albania. C'è in quel periodo un eroe nazionale per l'Albania, ma che è anche considerato colui che ha fermato l'avanzata proprio dell'esercito ottomano in tutta Europa, cioè Skanderberg, che ancora oggi è molto conosciuto in Albania, e infatti quando siamo andati, non so se vi ricordate, ci sono varie piazze a lui dedicate, statue, soprattutto a Tirana. E c'è anche qui una statua proprio dedicata a lui. Ma cosa è successo? Nel 1400 in moltissimi hanno lasciato il paese appunto per questa guerra e si sono trasferiti nell'Italia del sud, quindi in queste regioni del sud. Una comunità molto grossa è arrivata anche in Sicilia. È arrivata inizialmente sulle coste, ma sulle coste era un po' pericoloso perché era possibile ancora un attacco turco. Quindi si sono spostati nel corso degli anni fino a raggiungere la località dove ci troviamo adesso. Quello che ha cercato di fare la comunità che si è trasferita qui è stato di preservare la cultura, le tradizioni, ma soprattutto la lingua e la religione del proprio paese di origine. Quindi per questo motivo qui
proprio a Piana degli Albanesi inizialmente si parlava soltanto l'albanese, ma non l'albanese come lo conosciamo oggi, ma quello prima dell'arrivo dei turchi ottomani. Infatti uno dei più antichi testi in lingua albanese è stato scritto proprio in questa zona. La lingua di cui parliamo è l'Arberesh, ne abbiamo già parlato magari in qualche video in passato e abbiamo parlato anche delle varie minoranze linguistiche d'Italia che appunto sono, oltre all'Arberesh, anche il grecanico e l'occitano, e ne abbiamo parlato pure recentemente perché a Guardia Piemontese c'è una piccola comunità di persone che parlano questa lingua. Intanto ne siamo finiti in cima al paese e qua c'è tutta una parte con questi cactus. Abbiamo incontrato un signore prima che era un insegnante e ci ha raccontato un po' qual è stata la sua esperienza da ragazzino, perché lui parlava soltanto questo Arberesh e poi invece è andato a scuola e hanno iniziato a insegnargli l'italiano, quindi non capiva bene perché le insegnanti erano italiane, no? Gli insegnanti venivano da Palermo, le maestre venivano da Palermo e loro parlavano l'italiano. Certo. Noi non capivamo una parola all'italiano perché la nostra lingua madre qual era? Albanese. Quella albanese tradizionale non è la lingua proprio, capisci cosa vuol dire? Certo. In Italia ci sono parecchi paesi, in Calabria soprattutto, provincia di Cosenza ce ne sono. Poi c'è il grecanico, l'Arberesh. Ma non solo il grecano, ma ci sono gli albanesi. Lì ci sono molto di più. Qua siamo 5 paesi. Soltanto Piana e un altro paese conservano la lingua, ma gli altri 2 paesi l'hanno già persa. E quindi la sfida più grande che c'è adesso in questa comunità è quella di continuare a mantenere queste tradizioni che all'inizio sono riusciti a mantenere perché era una comunità molto chiusa in cui potevano abitare inizialmente, pensate, soltanto persone appunto che provenivano dall'Albania e che avevano una religione cattolica con rito greco ortodosso, e quindi era molto chiusa e questo ha permesso alle tradizioni di rimanere molto vive. Oggi la situazione è completamente diversa, ovviamente i ragazzi a scuola parlano in italiano, imparano l'italiano, quindi piano piano si sta perdendo soprattutto la parte linguistica e soltanto le persone più anziane ormai portano avanti questa tradizione. Detto questo, ragazzi, io credo che siamo veramente fortunati perché possiamo assistere a questo, possiamo parlare con queste persone che portano avanti queste tradizioni e vivere delle situazioni veramente uniche o comunque veramente difficili da trovare in giro per il mondo, e questa cosa è bellissima e siamo molto contenti quando facciamo queste scoperte in giro per il mondo e anche per l'Italia. Questa strada, per esempio, e tutto questo quartiere sono uno di quei tentativi che si fanno appunto per mantenere le tradizioni, e appunto in questa strada ci sono diverse opere di street art, e qui ce n'è una in particolare, e cioè questo gallo che richiama una delle tradizioni albanesi del passato, e cioè quella di colorare le uova di Pasqua di rosso. E qua infatti abbiamo l'uovo rosso con la bandiera albanese. In tutto il paese i cartelli sono scritti in doppia lingua, invece qui all'ingresso della chiesa di San Demetrio sono scritti in 3 lingue, e cioè greco, albanese e italiano. Anche per quanto riguarda la religione si è mantenuta quella originale, quindi una religione cattolica con dei riti greco-ortodossi. Quindi si vede già all'interno di questa chiesa la differenza rispetto alle chiese che abbiamo visto finora qui in Sicilia. Prima di tutto nell'altare, la parte dell'altare c'è questa parete in legno dove sono rappresentati tutti i vari santi e le scene della vita di Gesù, e l'officiante celebra dietro questa parete, quindi durante i riti religiosi si trova dietro la parete, non davanti come avviene in genere appunto nelle chiese che siamo abituati a vedere, quindi con l'altare proprio in vista di tutti i fedeli. Altra caratteristica di questa chiesa è poi questa parete tutta affrescata con questi affreschi nei toni del blu e dell'azzurro. Una specialità di Piana degli Albanesi, strano a dirsi, è proprio il cannolo, e addirittura qua fanno queste versioni mostruose di cannolazzi che poi vengono riempiti al momento. Noi ci accontentiamo di assaggiare quello normale. C'è una grande battaglia in corso in Sicilia, e cioè quella per il miglior cannolo di Sicilia, e se la giocano praticamente in 2 paesi: Piana degli Albanesi, e siamo qui, e Dattilo, un piccolo paesino in provincia di Trapani. Adesso noi ragazzi da Dattilo non siamo passati, ma siamo passati da Piana degli Albanesi, e allora mi sembra proprio il caso di verificare comunque la bontà. C'è una cosa per cui è famosa questa cittadina, cioè la ricotta, la produzione della ricotta. Dicono che sia molto molto buona, e quindi questo rende il cannolo uno dei più buoni di tutta la Sicilia. Tu assaggia, vai, assaggia live. Comincia a diventare difficile scegliere il più buono, sinceramente. Buonissimo anche questo. La cialda com'è?
croccantissima. Le vie dove ci troviamo adesso sono quelle del centro storico, siamo nella parte alta perché è stato costruito su più livelli questo paesino. Quindi se siete di passaggio, se siete anche in zona di Palermo, vi consigliamo di venire a fare un giro proprio qui perché si respira una bella atmosfera, siamo in mezzo alle montagne e appunto invece noi domani andiamo a esplorare Palermo, che è uno dei punti che abbiamo segnato tantissimo tempo fa, siamo curiosissimi di conoscere questa città. Quindi noi ragazzi da Piana degli Albanesi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se volete, Iscrivetevi al canale, alla prossima ragazzi, abbraccione di gruppo, ciao!